Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare e analizzare i brani di Sanremo di quest'anno. Mi sto basando sull'esibizione della prima serata, ho ascoltato già i primi 15 e ho dato un breve commento di ciascuno di questi, adesso andrò avanti e ascolterò gli altri 15 concorrenti in gara. Come ho fatto nel video precedente che trovate in descrizione, adesso ascolterò il primo minuto più o meno di ciascun brano e proverò a dare un piccolo commento a caldo. Cercherò di dare commenti tecnici di analisi vocale, ma proverò anche ad analizzare un po' la canzone per come è scritta a livello di testo, di arrangiamento. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, ma ve ne parlerò meglio dopo. Adesso andiamo subito ad ascoltare, i brani sono tanti, cercherò di non dilungarmi troppo. Iniziamo con Il Volo, che cantano Capolavoro. Io che sto seduto dentro un cinema a sognare un po' d'America, un po' di casa tua, e mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non è. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi l'unica luce a dare un senso, e questa vita con te è un capolavoro. Guarda come sta piovendo. Bravi. Allora, questo brano non è per niente male, ma loro sono veramente forti, cantano veramente molto bene. Dei concorrenti di Sanremo di quest'anno sono tra i cantanti migliori, secondo me, tecnicamente preparatissimi, tutti e tre con vocalità differenti, che però si fondono molto bene quando cantano insieme. Hanno tanta padronanza tecnica, proprio perché si muovono su registri diversi, quindi ci sono vari cambi di registro, colori diversi. Il primo cantante ha un timbro un pochino più grave e va a enfatizzare le frequenze basse, le scalda anche con quest'aria all'inizio nella strofa, e poi ha fatto anche un bel passaggio in falsetto. Il secondo invece ha un timbro più tenorile che richiama un po' il canto classico, assolutamente, e infine il terzo cantante ha cercato un timbro più graffiato, e anche in questo caso ha controllato tecnicamente questa timbrica distorta in modo molto molto preciso, è stato molto bravo. Armonizzano perfettamente, hanno un'ottima tecnica microfonica, infatti vedete come allontanano il microfono quando cantano insieme per non scavalcarsi tra di loro e lasciare lo spazio a ognuno delle loro voci. Un bellissimo vibrato che hanno tutti e tre, quindi veramente molto molto bravi. Il brano molto carino, un testo romantico che ci sta assolutamente, una melodia molto orecchiabile. Il testo magari non è il massimo dell'originalità, però non è male. Proseguiamo con Big Mama, La rabbia non ti basta. Spalle larghe, la testa sopra, mai sogna ancora più in alto. Parole tante ma poi strappate da ciò che diceva un'altra. Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu. Li nascondevi tra lacrime d'odio che riempiva i tuoi occhi blu. Coi pugni stretti e pensieri fragili, guardati adesso. Crollavi sempre anche con basi stabili. Ora detesto pensare a te come una di quelli lì che ci hanno perso pezzi di cuore per darne agli altri, pezzi di cuore come gli scarti. Guarda me, adesso sono un'altra. La rabbia non ti basta, hai cose da dire. Se ti perdi segui me, quel vuoto non ti calma, è il buio che ti mangia e non ti fa dormire.
Animo. Ok, allora, per niente male, brava, lei canta molto bene, è un'altra dei cantanti tecnicamente preparati di questa edizione. Questo è il secondo ascolto che faccio di questo brano. Il primo ascolto non mi aveva colpito troppo perché mi aspettavo di più, mi aspettavo una voce più trasgressiva. Il testo è molto bello, molto emotivo. Avrei voluto sentire un po' più di energia, di grinta anche con la voce. Invece sembra che non voglia strafare, forse anche perché la sua prima volta a Sanremo non voleva esagerare. Però la canzone non è male, molto orecchiabile anche questa, come tanti altri ritornelli che abbiamo sentito qui a Sanremo. Lei canta bene, molto precisa, credo che abbia anche lei l'intonatore vocale in ogni caso, però insomma si sente che sa cantare. Sì, avrei voluto vederla un po' più trasgressiva, un po' più energica, però alla fine devo dire che mi è piaciuta. È un peccato anche in questo caso come il testo non sia valorizzato da un arrangiamento un pochettino più interessante. Qui siamo sempre sui soliti cliché del pop moderno, in cui le canzoni si assomigliano un po' tutte tra di loro. Prossimo artista, ricchi e poveri che cantano ma non tutta la vita. Che confusione nel sabato è quasi peggio di quello che dicono con te, però c'è un non so che di magico, c'è un non so che bellissimo. Dimmi quando arrivi, così ti tengo il posto. Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco. Entra che ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Tanto in giro da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita, le stelle già stanno cadendo. Dammi retta, scendi adesso in pista. Gira, gira, girerà la testa. Non ti vedo dove sei finita. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Ok, allora, molto molto simpatici, ecco, sono veramente divertenti da ascoltare, da vedere, poi questa decisione di infiocchettarsi insieme nell'ingresso sul palco è stata anche particolare, originale. La canzone simpatica, molto simpatica, divertente, se la prendiamo come una canzone senza troppe pretese sicuramente ci si diverte ad ascoltarla e a vederli cantare. Hanno una grande energia per l'età che hanno, assolutamente. Il testo lascia un pochettino a desiderare e anche vocalmente non stanno brillando. Lei è un pochino più impostata di lui, però dai, alla fine insomma se la cavano. Non mi dispiace quella melodia che si crea nel ritornello, originale, inaspettata, però per il resto musicalmente anche questa non è una canzone che mi sta facendo volare via. Prima di continuare, la mia analisi riprenderà tra un minuto. Volevo ringraziare tantissimo lo sponsor di questo video, che è SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Bene, andiamo avanti con Emma che canta Apnea. Ci incontriamo
incontriamo qui nei corridoi di un albergo e mi chiedo se alla fine siamo ancora noi o è diverso, io non credo. Trova le tue parole nelle onde del televisore o del mare. Io, se avessi un telecomando non ti cambierei mai. Io non so dove sto andando, dimmi tu dove vai. Ti lascio un altro messaggio, ma che te ne farai? Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai. È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua. Agli occhi che mi uccidono, lo sai. Però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero. Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro. Apnea. Lasciami stare. Ok, allora la canzone è veramente bruttina a mio avviso, anche qui ricalca i soliti stereotipi del pop, con queste atmosfere un po' dance, qua proprio da discoteca. Lei non canta male, insomma, voglio dire, ha una bella timbrica, questo timbro un po' graffiato, un po' soffiato, è un po' la sua caratteristica, il suo punto di forza. Lei comunque so che ha una bella estensione, una bella vocalità, un buon controllo. È un peccato che si ritrovi a cantare queste canzoni che non stanno dicendo assolutamente niente. Se andiamo a leggere il testo non sta dicendo nulla, sono solo parole che suonano bene tra di loro, quindi anche in questo caso non c'è molta sostanza, voglio dire. E poi questo apnea così scollegato da qualsiasi tipo di frase solo per lanciare lo strumentale del ritornello, insomma, è un pochettino, non lo so, poco efficace, secondo me, un po' banale. Peccato, mi aspettavo un pochino di più da Emma perché lei è brava. Continuiamo con Renga e Nek che cantano Pazzo di te. L'amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride, poi ti vuole uccidere. L'amore è inutile, è irresponsabile. Tu chiedi aiuto, ma lui non sa dartene. E per questo anch'io sono pazzo di te. Non sai come vorrei farne a meno. E lo sa solo Dio chi è più pazzo di me. Sotto questo mantello di cielo l'amore è un giudice, è un miserabile. Ok, allora, bravi, allora, cantano molto bene, sono veramente due talenti, secondo me, della musica italiana. Apprezzo entrambi vocalmente, in generale, qui stanno cantando bene. Renga veniva da un periodo in cui aveva avuto, insomma, un po' di problemi vocali, c'erano diverse esibizioni, anche negli scorsi Sanremo, non ricordo quando era stato, però comunque che non aveva brillato e quindi tutti si erano un po' preoccupati della sua salute vocale. Qui invece sta cantando bene, quindi si è rimesso sicuramente in forma. Mi stupisce anche questa profondità di basse che ha ottenuto, probabilmente anche lavorandoci, mentre Nek mi piace molto questo timbro arioso che è un po' il suo marchio di fabbrica, e poi la precisione con cui riesce anche ad andare anche sulle note alte senza sforzarsi. Infatti poi questa qui l'avevo già sentita nella prima serata, dopo armonizzano molto bene, Nek fa l'armonizzazione più alta. Insomma, molto ben fatta, molto bravi entrambi. Questo vibrato di Renga molto iconico, un vibrato molto ampio, anche abbastanza lento,
è un po' il suo marchio di fabbrica invece, e qui lo sta gestendo piuttosto bene, senza perdere l'intonazione come altre volte invece era capitato. Il brano di per sé non è niente di che, il testo è abbastanza banale, vi dirò la verità, però alla fine cantano bene, cosa gli vogliamo dire? Alla fine fanno il loro dovere e lo fanno bene. Prossimo cantante, Mr. Rain, canta Due altalene. Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime, ma non è facile se non sei con me. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò il tuo nome fino a perdere la voce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. Ok, molto molto carina. Lui ha una vocalità molto semplice, che però funziona. Fa il suo senza strafare, senza mostrare virtuosismi, perché sa che non è un virtuoso della voce, però ti racconta quello che sta cantando. Ok, il testo è anche molto carino, molto bello, molto tenero. Ho letto da alcune interviste che parla di un fatto di cronaca anche abbastanza brutto, che poi andrete poi a cercare, a leggere direttamente nelle notizie, che io dirò la verità non trapela tanto dalle parole del testo, secondo me, però forse è anche voluto che non sia così evidente questo riferimento, perché magari da lì è partita l'ispirazione per questo brano, ma non voleva magari dare un riferimento così evidente, ecco. Anche lui, come avete sentito, aveva l'intonatore vocale, anche perché non è un cantante super preciso, però questo gli dà la possibilità di essere un pochettino più messo in riga mentre sta cantando. L'arrangiamento è molto carino, ci sono anche delle soluzioni particolari, come per esempio quel vocoder che si è sentito all'inizio nel primo break, in cui rimane lui da solo con la voce, e c'è questa armonia creata con delle voci col vocoder. Bello anche il fatto che lì si secca la voce, va via il riverbero e rimane solo la sua voce appunto asciutta con questo vocoder dietro. Anche una soluzione particolare che mi è piaciuta molto anche dal punto di vista dell'arrangiamento. La melodia è molto dolce, che ricalca moltissimo anche le parole del testo, e sì, mi piace proprio la sua semplicità con cui ti racconta le cose. Molto bravo. Andiamo avanti con i Bunker 44 che cantano Governo Punk. Dammi una città, un governo punk, sono Dio che ha una regina da salvare. Sotto il temporale Dammi la metà di un cachet da stare, un'identità ma da cui possa scappare. Fammi vergognare. Parliamo da soli in una notte di prigione, con gli occhi spalancati e le labbra di silicone. Dammi un po' di te, un pezzo dei Blair, un locale da spaccare. Fammi vergognare. In giro non c'è niente di che, e in provincia la nebbia è la stessa dal 2003. Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me. Via da me. Via da me. Dai miei incubi e dai miei vizi. 1, 2, 3, 4. C'è una novità, un governo punk. Ok, sono molto lontani dal genere che ascolto normalmente, quindi faccio anche molta fatica a giudicare. Vocalmente non stanno facendo nulla di interessante, sinceramente, non sono dei grandi cantanti proprio per niente. Si nascondono dietro questa attitudine punk per giustificare alcune imprecisioni che stanno avendo un po' tutti quanti. Non mi esaltano né quando rappano né quando cantano, quindi
non lo so, non posso giudicare più di questo. La canzone è molto orecchiabile, carina, non sta dicendo assolutamente niente, però sicuramente un prodotto ben costruito. Intendiamoci, se sono su quel palco, come tanti altri artisti che sono su quel palco, se lo meriteranno in qualche modo. Però sì, insomma, non li avevo mai ascoltati e non mi hanno fatto impazzire. Un pezzo leggero, comunque senza troppe pretese. Andiamo avanti, Gazzelle canta Tutto qui. Lo so che sei stanca, lo sono anch'io. Sembriamo due panda, amore mio. Ed ogni mattina ti svegli, pensi, boh, chissà com'è che oggi tutti a me. Ma chiamami quando riatterri sul mondo, perché mi stringo un po' e sposto un po' di me. Vorrei guardare il passato con te, addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto, anche tre, scappare per un po' da Roma Nord. Lo sai che sei matta. Ok, allora mi ha un po' colpito la sua voce, ha un timbro strano, lui non l'ho mai ascoltato sinceramente, quindi non lo conosco come artista, però questa timbrica veramente strana, tutto schiacciato, un po' nasale, e canta un po' tutto così in questo modo, con la gola un po' stretta, non è proprio un esempio di tecnica vocale, ecco, diciamo così. Però d'altra parte è particolare, originale, riconoscibile, così come altri cantanti, come per esempio Eros Ramazzotti, che comunque canta veramente molto bene, però ha questa timbrica nasale che lui va a creare, a enfatizzare, perché diventa più originale, più riconoscibile. Secondo me sta facendo un'operazione simile anche lui, anche se è un po' strano da ascoltare, non lo so, forse mi devo un po' abituare a questa cosa. Ha anche qualche difficoltà sul fiato, infatti spezza alcune parole come se ci arrivasse a corto di ossigeno, ho questa impressione. Il pezzo armonicamente non mi dispiace, come testo mi lascia un po' perplesso. Insomma, alcune frasi magari sono carine, mi evocano alcune immagini, altre sembrano un po' buttate lì, non lo so, dovrei approfondirlo e leggere meglio il testo per capire meglio anche il brano e lui come artista. Andiamo avanti, Dargen D'Amico canta Onda Alta. C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è avere la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole troppo bene, anche così un giovedì senza un sì come viene. Come faccio a volere una vita in incognito se parlo solo di me? Se basta un titolo a fare odiare un intero popolo, non lo conosci, no, eh. Sta arrivando l'onda alta, siamo fermi, non si parla e non si salta. Senti il brivido, ti ho deluso, lo so, siamo più dei salvagenti sulla barca. Sta arrivando l'onda alta, non ci resta che pregare finché passa. Sembri timido, mi hai sorriso, no, sono già promesso sposo con un'altra. Bambino, questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraerea sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un frigo, per sentirti vivo. Hai solo... Ok, allora, veramente fuori dagli schemi e sopra le righe in una maniera incredibile, particolare. Allora, mi lascia veramente molto perplesso.
mi lascia perplesso perché io so che lui ha dichiarato che questa è una canzone contro la guerra. Allora, io posso anche capire che ci siano alcune frasi che ti possano far intuire che ci siano delle provocazioni contro la guerra, però non è molto intuitiva questa cosa. Cioè, io credo che una canzone debba comunque raccontarti qualcosa in maniera diretta, magari tramite metafore, magari con dei messaggi anche non perfettamente immediati, però secondo me è un po' una paraculata, ecco, diciamo, parlare di guerra per fare hype, ma poi cantare una canzonetta, ecco, in cui metti insieme tante parole che sembrano completamente a caso e poi ogni tanto buttarci lì una frasetta che dovrebbe avere un riferimento con fatti politici di attualità. Questa è la mia opinione. Lui non è un cantante, ok? Lui sta declamando, non sta cantando su quel palco, non sta neanche rappando, sta parlando praticamente, ok? Ogni tanto intona 2 o 3 note, ma insomma da qui a definirlo cantante è veramente dura. Sicuramente apprezzo questo suo essere però così sopra le righe, perché è una cosa di cui in questo festival c'era un po' bisogno, con tutte queste canzoni un po' tutte uguali tra loro, qua ha cercato di fare qualcosa di diverso, sfociando però in una canzone comunque con questo ritornello ossessivo che ti rimarrà in testa per il resto della tua vita, e quindi anche lui alla fine cade nel cliché dell'orecchiabilità di questo pezzo pop radiofonico che alla fine ha quello scopo lì, vendere ed essere ascoltato. Molto particolare anche il look, ovviamente, veramente pazzoide, estroverso, strambo. Vabbè, comunque ci sta, è nel personaggio, quindi ci sta. Proseguiamo, Rose Villain canta Click Boom. Non riesco più ad essere lucida, il cuore parla e dice stupida, e ti rincorro per la strada anche se è vuota e buia. Se non mi importa di te, non mi importa di me, piove sopra una lacrima perché ho bisogno di te, giuro stavolta è l'ultima. Ti ho fatto entrare nel mio disordine, senza di te non ho niente da perdere e non ho mai avuto paura del buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Ricordo ancora il suono click boom boom boom, senti il mio cuore fa così boom boom boom, corro da te sopra la mia brum brum brum, prendi la mira baby click boom 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 boom, sai che dentro un mare nero che si... Ok, allora mi ha un po' destabilizzato questo contrasto tra la parte iniziale, così melodica, comunque che chiama una ballata pop tradizionale, diciamo classica, e questa parte, non so se definirla trap, non lo so, comunque del ritornello in cui dice click boom boom, andiamo via sulla mia vroom vroom, non lo so, questo neofuturismo che non riesco a capire fino in fondo su un brano del genere, ecco, diciamo scade un po' nella parte del ritornello secondo me, perché le strofe non sono neanche male, anche se poi cade nei soliti cliché del pop attuale, vabbè, ma questo l'ho già detto anche di altri brani, quindi non mi dilungo. Alcune frasi anche del testo sono molto carine nella strofa, quindi comunque ho percepito della verità, ecco, anche mentre canta, interpreta bene nella parte iniziale. Quando parte il ritornello sembra un po' che cambi personalità, sarà fatto apposta, non lo so, però mi scende un po' l'hype che c'era all'inizio, quel coinvolgimento che mi aveva creato all'inizio. Lei non canta male, però non sta neanche cantando benissimo, voglio dire, quando va sulle note alte tende molto a spingere, a arrivarci molto di gola, questo è molto evidente, però comunque dai, il suo lo sta facendo. Peccato proprio per la canzone in sé, che poteva essere sviluppata diversamente, secondo me. Andiamo avanti, Santi Francesi cantano L'amore in bocca. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta.
Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo. Mi hai lasciato con l'amore in bocca senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La rabbia tiene svegli tutti gli animali, ti rivedrò in un quadro, in un ricordo vago, in un porto sicuro, in un mare stanco. Ok, questa non l'avevo ancora ascoltata. Molto bravi. Lui canta molto bene, mi ricorda molto il cantante delle Vibrazioni ai tempi d'oro, sia come modalità interpretativa, sia come timbrica, anche questo timbro un po' soffiato, un po' sofferto, con questo vibrato molto enfatizzato, che vuole essere un vibrato molto emotivo, e poi anche una buona estensione, perché poi sale l'ottava sopra sul ritornello e quindi si comporta molto bene anche sulle note alte. E in più mi ha colpito anche in questa seconda strofa, perché va a distorcere la voce e lo fa con molta grinta ma anche molto controllo. Quindi bravo, questa è una distorsione glottica che lui va a creare con la compressione delle false corde, andando a comprimere sulle corde vere per generare distorsione. Bravo, quindi tecnicamente molto preparato, molto preciso. Il testo carino, non male per niente, bello anche, diciamo, il gioco di parole, l'amore in bocca, che dovrebbe essere l'amaro in bocca. Evidentemente è un amaro in bocca lasciato dalla fine di una relazione, quindi interessante anche questo gioco di parole. Sound interessante, moderno, non banale, con queste derive elettroniche, ci sta. Mi dà un po' da fare questa cassa in quarti che rimane costante sempre e comunque, come in tutte le altre canzoni di questo festival, però per il resto come sonorità è abbastanza originale, non è male, un po' alternative, mi piace. Prossimo cantante, Fred De Palma, che canta Il cielo non ci vuole. Mi hai dato un bacio sopra la bocca, come se fosse stata davvero l'ultima volta. Una storia finisce se non c'è nessuno che la racconta. Mi guardi come se il futuro fosse alla porta e tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta. Giurami che anche per te non è destino. Vorrei cancellare ogni frase di quello che scrivo, lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo, anche solo per un attimo. Rincorrere ancora quel brivido sarà fantastico. Morire ancora per te, ma tu promettimi che staremo bene anche all'inferno. Il cielo non ci vuole, pieni di rimpianti fino all'overdose, e invece di tenerti lontana da me ti ho fatta solo piangere, dai non essere triste. Ok, allora la sonorità del brano è molto moderna, funziona bene con la sua voce, tra l'altro è azzeccatissima, canta bene, devo dire. È un artista che non conosco, che non seguo, però mi ha convinto, voglio dire, anche lui quello che fa lo fa bene, senza grosse sbavature, senza strafare, ci sta, anche una timbrica interessante, molto carico nell'interpretare, molto emotivo, quindi funziona. Stavo parlando anche prima di cassa in quarti, anche qui si ricade in quel cliché del tum 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 continuo e martellante, con questo ritornello che si apre come se fosse un pezzo dance, e va bene, ricadiamo in quei cliché, però vabbè, ci sta, è la moda del momento, va bene, l'accettiamo. Quello che non mi convince fino in fondo è il testo. Capisco che poteva esserci qualche idea carina, però
sento come se gli mancasse qualcosa per essere sviluppato al 100%, però magari anche questo dovrei leggerlo a parte e ascoltare la canzone completa per capirlo meglio. Andiamo avanti, Maninni canta Spettacolare. Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare. Come l'amore il primo giorno d'estate, come i dischi belli che non scordi più, come l'istante che ti cambia per sempre, ma in fondo resti ancora e ancora tu. E ci saranno le giornate bastarde, quelle che non ce la fai più. Ma abbracciami, abbracciami che è normale stringerti forte e spettacolare. C'è chi cerca soltanto diamanti, ho la formula giusta per la felicità, ma siamo spesso tutti troppo distratti o troppo convinti per riconoscerla. Ok, bello, mi piace molto il testo, bravo. Lui vocalmente non fa niente di eccezionale, però è un comunicatore, è uno che ti sa raccontare le cose, un po' come Mr. Rain di cui ho parlato prima. Lui vocalmente è un po' più dotato di Mr. Rain sicuramente, si sente che comunque ha una tecnica vocale che lo supporta, però pur non facendo niente di incredibile con la voce, non fa dei virtuosismi o cose particolari, ti racconta delle sensazioni, delle emozioni, dei ricordi, ti fa riflettere, bella, mi piace, è molto simile a come scriverei io una canzone, ecco, quindi è molto soggettivo. Tutti i giudizi che io sto dando adesso sono pareri soggettivi, per quanto la musica possa avere degli aspetti di oggettività, come l'intonazione, come la tecnica, diciamo, vocale, per esempio, però quando si parla di emozione, di composizione anche, è molto soggettivo, perché magari una canzone tocca dei tasti che hanno a che fare con il mio vissuto, ma non fa lo stesso effetto in qualcun altro, e viceversa. Qua, per esempio, a me ha toccato dei tasti interessanti, perché ti mostra un po' l'aspetto dolce amaro della vita, gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, e te li mette in contrasto in alcune frasi che sono fatte apposta per farti ragionare, farti riflettere, farti emozionare in qualche modo. Quindi non mi è per niente dispiaciuto e ascolterò sicuramente la versione completa di questo brano, perché questa mi mancava. Bravo, tra l'altro è un cantante che io non ho mai sentito prima, quindi sono curioso di approfondirlo. Tra l'altro, come avete visto, anche scenicamente non sta facendo niente di che, non sta ballando, non sta facendo coreografie, piroette, cose strane. Sta semplicemente cantando col suo microfono senza fare niente di eccezionale, eppure ti arriva, e questa è la capacità dei grandi comunicatori, dei grandi artisti. Proseguiamo con Alfa che canta Vai. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. Vai tempo col respiro, e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai woohoo. Non guardare indietro mai e vai woohoo. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite, se stai via dalla strada e via dai guai. Tu non guardare indietro mai e vai woohoo. Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà il limite, se stai via dalla strada e via dai guai. Tu non guardare indietro mai e vai woohoo.
Ok, allora questo è un plagio clamoroso, io credo che abbia pagato i diritti ai One Republic per fare questa canzone, perché cioè, la base è Run dei One Republic, cioè proprio palese, uguale, precisa, anche i cori sotto, non lo so, vabbè. Quindi allora, quando ci si trova davanti a una canzone del genere è difficile giudicare, proprio perché cioè, o è un plagio o ha pagato i diritti per la base a un artista già riconosciuto. Non lo so, spero che l'abbia fatto, perché altrimenti sarebbe un plagio veramente clamoroso. Anche la linea vocale è molto simile, anche lo stile comunque ricalca molto questo pop internazionale, un po' alla One Republic, un po' alla Ed Sheeran anche. Lui vocalmente non sta facendo assolutamente niente di che, si sta muovendo su una comfort zone abbastanza bassa, ogni tanto fa qualche notina più alta, ci arriva spingendo, quindi tecnica vocale piuttosto scarsa, media, ecco dai, non è scarsissimo, però ha da lavorarci ancora, però è giovane, sicuramente avrà modo di farlo. Il testo carino, spensierato, anche riflessivo per certi versi, non male, ha qualche gancio interessante, diciamo efficace, ok? Che può essere trovato interessante o meno, questo woohoo che fa tutte le volte per diciamo catturare l'attenzione, che ti entra in testa, e quindi questo è proprio un gancio che ti rimane impresso anche dopo averla ascoltata. Però sì, questa cosa del sospetto plagio insomma mi fa un po' pensare, non lo so, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Ultimo artista, il 3, che canta Fragili. Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo, e invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi. Ma se un giorno il vento ti portasse indietro dalle mie promesse, come se piovessero da un cielo nero lacrime di vetro, perché ancora sento il tuo rumore dentro e siamo fragili come la neve, come due crepe. So che non è facile volersi bene, stare in catene. Scusami ma può succedere, e scusami se ti ho fatto del male, ma siamo fragili come la neve, come due crepe. Ok, interessante. Allora, il pezzo è carino, orecchiabile, il testo non è malissimo, comunque dovrei leggerlo con più pazienza e con più attenzione, però ha alcune frasi che comunque mi colpiscono, funzionano. Lui vocalmente cosa sta facendo? Ha un timbro particolare che sulle strofe un po' più gravi riesce a scaldare un po' di più, infatti è più in un range del parlato. Quando sale, non capisco se per scelta stilistica o se per carenza tecnica, va a schiacciarlo molto nel naso e il suono diventa un po' schiacciato, anche come risonanza. Scelta particolare, va anche un po' a distorcere la voce in certi momenti, ma mi sembra che tutto questo lo faccia in maniera molto spontanea. Probabilmente gli vengono naturali questi cambiamenti timbrici, diciamo, nei vari punti della canzone. Secondo me dovrebbe lavorare un po' sulla tecnica per capire se questi colori li può gestire meglio, se può avere un suono magari più coerente, più omogeneo, senza perdere il controllo. Ho l'impressione che senza l'intonatore vocale non sarebbe così preciso, perché si sente che spinge in certi punti, per cui sì, secondo me dovrebbe lavorare un po' sulla tecnica, sulla respirazione, sulla gestione, sul utilizzare meno la gola quando canta, e poi dopo allora potrà lavorare bene sulle distorsioni in maniera consapevole, e anche questo suono nasale eventualmente, se gli piace, lo può tenere oppure toglierlo se è il caso. Quindi sì, ho un po' questa impressione, però è un cantante che non conosco, quindi non posso giudicare oltre. Il brano comunque è carino, merita un secondo ascolto. Bene, mi fermo qua, ho ascoltato tutti e 30 i cantanti di Sanremo 2024. Chi vincerà non lo so, io ho alcuni dei miei preferiti, ma secondo me si è già capito dai commenti che ho dato. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti nei commenti e se siete d'accordo con i miei pareri. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!